Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Avete già deciso cosa cucinare come primo per il pranzo di Pasqua? Io preparo le lasagne alla bolognese, una ricetta davvero buonissima che piace sempre a tutti e il bis è assicurato. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un bel like. Grazie di cuore! Cominciamo con il soffritto: sedano, carota, cipolla, olio extravergine e sale. Carne macinata, possiamo fare mezzo chilo bovino e mezzo chilo suino. Quando è ben rosolata aggiungiamo un bicchiere di vino rosso. Lasciamo sfumare completamente, ci vorranno un paio di minuti. 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, un litro e mezzo di passata e circa mezzo litro di brodo. Lo andiamo ad aggiungere gradualmente. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per almeno un paio d'ore. Adesso prepariamo la besciamella. Facciamo il roux, quindi 100 g di burro, 80 g di farina e una volta ottenuta questa cremina possiamo integrare 1 litro di latte intero, il sale, il pepe nero, la noce moscata. Continuiamo a mescolare con la nostra frusta fino a che la besciamella avrà raggiunto una consistenza abbastanza densa. E adesso non ci resta altro che fare le nostre lasagne. Io utilizzerò delle lasagne secche, se preferite potete comprare anche quelle fresche. Diciamo, queste sono davvero super pratiche e possiamo averle sempre in dispensa. Una teglia di circa 40 cm, facciamo il fondo con besciamella, un po' di ragù, le nostre lasagne e continuiamo a stratificare tutti gli ingredienti, naturalmente con una bella spolverizzata di parmigiano grattugiato, e facciamo almeno 7 strati. In questo modo otterremo una lasagna alta e davvero irresistibile. Se vi fa piacere potete seguirmi anche su tutti gli altri social. Vi lascio il link di riferimento nel box informazione insieme alla ricetta scritta. Per i più golosi potete aggiungere anche della mozzarella tritata, così verrà bella filante. Mettiamo in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 25 minuti. Tenete in considerazione che i tempi di cottura possono sempre variare in base al tipo di lasagne utilizzate. E voilà, le nostre lasagne sono pronte! Spero che la videoricetta vi sia piaciuta. Se vi va potete iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina delle notifiche, lasciare un like, un commento e se vi fa piacere potete trovarmi su tutti gli altri social. Potete condividere questa ricetta con tutti i vostri amici. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!